Marco entra nell'ufficio di Alessandra per parlare di un ritardo nella consegna del report. Alessandra, avresti un minuto? Vorrei chiarire la situazione riguardo al progetto. Buongiorno Marco. Sinceramente sono un po' contrariata. Il report doveva essere pronto ieri. Hai ragione, e mi scuso per il ritardo. C'è stato un malinteso sulle priorità. Un malinteso? Avevamo concordato la scadenza durante l'ultima riunione. Capisco il tuo punto di vista, ma non ho ricevuto i dati dal reparto vendite in tempo. Avresti dovuto dirmelo subito. Ora siamo in difficoltà con il cliente. Hai perfettamente ragione. Mi assumo la responsabilità di non aver comunicato il problema. Apprezzo la tua onestà, ma dobbiamo trovare una soluzione immediata. Cosa ne pensi se lavorassi qualche ora in più stasera per finire tutto? Sarebbe d'aiuto. Però vorrei che in futuro ci fosse più trasparenza tra di noi. Sono d'accordo. Cerchiamo di stabilire un metodo di controllo settimanale. Va bene. Non vorrei che questo incidente compromettesse il nostro rapporto di lavoro. Assolutamente no. Per me è importante collaborare bene con te. D'accordo. Allora aspettiamo il report definitivo per domani mattina alle 9. Sì, sarà sulla tua scrivania. Grazie per avermi ascoltato e scusa ancora. Grazie a te, Marco. Cerchiamo di lasciarci questo problema alle spalle. Certamente. Buon pomeriggio, Alessandra. Buon lavoro, Marco. A domani. Analizziamo ora alcune frasi chiave del dialogo. Vorrei chiarire la situazione. Un modo professionale per aprire una discussione su un problema o un malinteso. Essere contrariato a. Un modo educato ma fermo per dire che si è infastiditi o arrabbiati per qualcosa. Malinteso. Un'incomprensione. Spesso usato per ammorbidire il tono quando si discute di un errore. Capisco il tuo punto di vista. Una frase essenziale per mostrare empatia durante un conflitto, anche se non si è completamente d'accordo. Mi assumo la responsabilità. Una frase potente per la responsabilità professionale. Me ne prendo la colpa. In futuro. Usato per spostare la conversazione dall'errore attuale a un modo migliore di lavorare in avanti. Compromettere il rapporto. Danneggiare la relazione professionale.
Usato quando si esprime il desiderio di continuare a lavorare bene insieme. Lasciarsi qualcosa alle spalle. Espressione idiomatica che significa mettersi qualcosa alle spalle o superare un problema. A buon punto. Usato per dire che un compito è a buon punto o quasi finito. Scadenza. Il termine ultimo. Negli uffici italiani, tenere traccia delle scadenze è vitale. E adesso una breve revisione finale. Perché Alessandra è contrariata con Marco? Perché il report non è stato consegnato entro la scadenza prevista. Qual è la causa del ritardo secondo Marco? C'è stato un malinteso e non ha ricevuto i dati dal reparto vendite in tempo. Cosa ammette di aver sbagliato Marco? Ammette di non aver comunicato subito il problema ad Alessandra. Quale soluzione propone Marco per risolvere il problema? Propone di lavorare qualche ora in più la sera stessa. Cosa chiede Alessandra per il futuro? Chiede che ci sia più trasparenza nella comunicazione tra di loro. Qual è il plurale di il malinteso? Il plurale è i malintesi. A che ora deve essere pronto il report definitivo? Deve essere pronto domani mattina alle 9. Cosa significa mi assumo la responsabilità? Significa riconoscere che l'errore è proprio e accettarne le conseguenze. Come finisce la conversazione tra i due colleghi? Finisce in modo positivo, con l'accordo di lasciarsi il problema alle spalle. Nella frase mi scuso, qual è il verbo all'infinito? Il verbo è scusarsi, riflessivo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace ed iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti.